Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Dentro questa scatolina c'è un accessorio che si utilizza con la dashcam della 70 mai e che ci permette di utilizzarla grazie a questo modulo 4G anche tramite il nostro cellulare. Ve la ricordate la dashcam? La 70 mai, quella che ci permette di avere tutte le informazioni per quanto riguarda eventuali pericoli nel nostro percorso, che registra su una memoria interna che permette di ruotare, che si attiva automaticamente quando percepisce un potenziale pericolo. Bene, adesso possiamo controllarla anche a distanza grazie a questo modulo 4G. Adesso faremo l'unboxing, andiamo a montarlo e vi faccio vedere come funziona. Ovviamente il link giù nel primo commento nella descrizione, sia per la dashcam che per quanto riguarda questo modulo. Ora iniziamo e mettiamolo alla prova. E allora, quindi, rapido unboxing di questa piccola scatolina, tagliamo la plastica protettiva e guardiamo il contenuto. Come sempre, confezione elegantissima, esteticamente curata bene. Vediamo quindi l'interno, un cavo, quindi USB-C, USB-C, e poi troviamo questa connessione. Quindi questa praticamente va sostituita a quella che già abbiamo, che abbiamo collegato ai nostri fusibili. Nel mio caso specifico questa andrà a sostituire il modulo che ho già installato e che serve per poter utilizzare la dashcam come parking monitor. In questo caso in più avremo la connessione, perché qua va la SIM. Questo va posizionato in questo modo. Qua abbiamo anche un LED, un tastino, quindi questo LED scoraggia anche potenziali malintenzionati, e questo va posizionato anche sul cruscotto per essere ben visibile, oppure possiamo posizionarlo dove vogliamo. E abbiamo questa parte semi adesiva che si può anche lavare nel caso in cui perda la sua adesività, ma all'interno della confezione troviamo ovviamente anche il manuale di istruzioni e questa chiavetta per aprire l'alloggiamento della SIM. Quindi apriamolo immediatamente e inseriamo una SIM al suo interno. Quindi questo è l'alloggiamento, mettiamo la SIM, andiamo all'esterno e proviamolo subito. E allora ragazzi, innanzitutto spero che il rumore dell'aria condizionata non vi dia fastidio, ma c'è un caldo assurdo, sono chiuso dentro la macchina e ci sono almeno 40 gradi. Comunque, guardando i cavetti, come vediamo, abbiamo le stesse colorazioni dei cavetti precedenti, quindi dobbiamo collegare il nero a massa, il rosso su questo fusibile e poi il giallo da quest'altro lato. Ricopriamo tutto, a differenza dell'altro qua abbiamo pure questi che sembrano dei fusibili, quindi occupiamoci semplicemente di sfilare questi cavi e inserire quelli corretti per poter utilizzare il nostro modulo. Quindi disconnessi i cavi del modulo precedente, ho connesso quelli attuali, come vedete da questa parte abbiamo l'alimentazione quindi in 12 volt, il negativo momentaneamente messo in questo modo. Adesso però provvederò a svitare questo dado e quindi a fissarlo tramite questo capicorda, e da quest'altro lato stessa cosa per quanto riguarda di colore giallo. Come vedete già abbiamo la luce LED di colore rosso che lampeggia e quindi posso procedere con l'installazione. Ok, adesso sì, il collegamento è fatto correttamente, il dispositivo posizionato momentaneamente da questa parte, devo decidere ancora dove metterlo, e siamo pronti per il nostro test. Ciao ragazzi! Ovviamente aggiornamento firmware, quindi troviamo l'ultimo rilasciato il 7 luglio 2023, specifico per il modulo 4G, quindi aspettiamo che completi il download e installiamolo. Aggiornamento avvenuto con successo. Adesso testiamo il nostro modulo 4G. E allora, dopo aver configurato tutto per bene, tutti i vari cablaggi, il download, l'aggiornamento eccetera, quindi anche la configurazione, adesso proviamo a collegarci direttamente dal remoto. Cliccando qua, come vedete, si connette al modulo 4G e adesso dovrebbe comparire l'immagine. Ecco, siamo connessi con il 4G alla nostra dashcam, quindi riusciamo a sorvegliare e a vedere un po' tutto. Possiamo ovviamente sia monitorare, possiamo andare a guardare i vari video, in questo caso facciamo un video dalla parte interna, possiamo anche fare una foto, ok, e anche girare un video, quindi abbiamo la possibilità di sorvegliare la nostra automobile anche a distanza. E poi centrale d'allarme, abbiamo tutte le notifiche. Ovviamente sulla nostra applicazione abbiamo anche le varie notifiche sulle quali possiamo cliccare per vedere. Cliccando su questo tastino possiamo accedere quindi alla nostra dashcam della macchina parcheggiata anche a chilometri di distanza, e quindi possiamo monitorare
Possiamo anche spostare l'inquadratura se necessario, quindi possiamo vedere anche verso destra oppure verso sinistra, e quindi se fosse all'interno di un garage, comunque nella nostra proprietà, potremmo controllare tutto quello che accade anche se non siamo presenti nel luogo in cui c'è la nostra dashcam. Un ottimo dispositivo per poter sorvegliare, quindi non avendo il wifi e trovandoci a distanza per poter vedere tutto quello che sta accadendo. Come vedete sto utilizzando la SIM card che era presente in questo telefono, perché qua in alto è riportata la scritta no SIM card. E allora ragazzi, scusatemi, senza microfono vi faccio vedere che adesso la macchina si trova a qualche chilometro di distanza. Mia moglie è andata a prendere mia figlia che si trova in un centro sportivo perché sta praticando karate, e quindi riesco a vedere effettivamente quello che la telecamera registra, ma solo mentre il motore è spento, nessuno sta guidando. Anche in questo caso riesco a vedere la posizione, quindi disconnettiamoci dalla funzione di sorveglianza, e riesco a vedere dove si trova parcheggiata la macchina, quindi molto comodo anche da questo punto di vista. Certo, se io vado in questa funzione e inizio a smuovere l'obiettivo per poter vedere a destra e a sinistra, riesco a, come vedete, riusciamo a spostare l'inquadratura, quindi in questo modo riusciamo a vedere effettivamente dove si trova il veicolo. Ma quindi possiamo spiare, possiamo registrare ovunque? No, sia per legge e sia perché la nostra dashcam, quindi la nostra applicazione, non ce lo permette. Valgono le stesse regole di qualunque telecamera, quindi utilizzate il buon senso, non registrate ovunque. È una funzione che questa dashcam ci dà, ma non vuol dire che dobbiamo andare a registrare ovunque ci troviamo. Questo è ideale nel caso in cui abbiamo una nostra proprietà, vogliamo monitorare anche da lontano per videosorvegliare il nostro garage, o in tutte quelle situazioni nelle quali si può fare o è necessario farlo. Comunque volevo farvi vedere che adesso mia moglie è in auto e se io volessi provare a spiarla, ovviamente l'applicazione non mi permette di farlo. Quindi se clicco qua mi dice che non riesce a collegarsi. E questa è una cosa positiva, altrimenti riuscirei a vedere la persona che è al volante. Non è corretto che qualcuno riesca a vedermi tramite l'applicazione e vedere quello che faccio e dove vado. Però abbiamo la possibilità, nel caso in cui vogliamo monitorare la nostra autovettura, perché abbiamo parcheggiato, vogliamo ritrovare la nostra macchina in un parcheggio che non conosciamo, insomma le situazioni per le quali dover trovare la nostra autovettura in una zona possono essere tantissime, anche quella eventualmente di poter vedere dove si trova una persona che non vi ha autorizzati, ma questo poi rientra nel discorso di poco fa. È giusto, è legale, valgono tutte le regole normali di tutti questi dispositivi che danno la possibilità di farsi i fatti degli altri. Non si può, ma se serve per un motivo nostro, quindi non andiamo a violare la legge, allora ben venga. Comunque in questo modo possiamo guardare dove si trova la nostra macchina. Come vedete compare la mappa della città e man mano che la macchina si muove ovviamente si sposterà lungo il percorso, quindi riusciamo a monitorarla e a vedere eventualmente dove abbiamo parcheggiato, dove si trova, eccetera eccetera. Se qualcuno ha bisogno di noi, nel frattempo vedete si va spostando, se qualcuno ha bisogno di noi ci chiama, non sa spiegarci il punto in cui si trova, il nostro figlio ha forato una gomma, ci chiama, noi guardiamo dall'applicazione dove si trova e lo raggiungiamo facilmente. E poi tutte le varie funzioni che conosciamo di questa applicazione per quanto riguarda i servizi ADAS, per quanto riguarda la sorveglianza durante il parcheggio, quindi parking monitor, eccetera. Il montaggio è stato facilissimo. Nel particolare caso avevo già l'altro dispositivo collegato, quindi ho disconnesso e riconnesso, ma eventualmente basta collegare due fili più la massa e in pochissimo tempo si installa questo dispositivo. Ovviamente ci vuole una SIM, vi lascerò anche il link, qualche offerta che trovo. Io ho messo quella del mio dispositivo, come vedete in questo caso c'è scritto qua sopra nessuna SIM, perché ho messo una normalissima SIM che utilizzo in questo telefono e funziona regolarmente. L'unica cosa, dovete fare attenzione a rimuovere eventualmente la richiesta del codice PIN. Per il resto si aggiorna l'applicazione, in 2 minuti si fa l'installazione del nuovo firmware, si installa e il gioco è fatto. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia utile se avete questa dashcam, che tra le migliori, forse è la migliore dashcam ad essere sincero, anche se mi manca una telecamera extra da mettere anche nel lunotto posteriore per poter inquadrare anche dietro. Effettivamente non sarebbe male, però già così, avendo la funzione a 360 gradi, è ricchissima e ripeto, se non è la migliore è fra le migliori. Quindi link di tutto quello che avete visto giù nel primo commento nella descrizione. Se vi interessa acquistatela, date un'occhiata ad eventuali codici di sconto. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere mi piace cliccando sul pollicione lì su e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!